Oggi andremo a scoprire una carabina che si distacca e anche di molto rispetto alla qualità e alla tipologia di carabine che fino ad ora ho recensito. Stiamo parlando della famosissima casa Gamo e nello specifico della Gamo Coyote. Ma non sarò io a descrivere questa carabina, bensì il suo proprietario. Andiamo a conoscere Davide. Ciao Davide! Buongiorno a tutti. Quali interventi hai fatto dopo che l'hai comprata e soprattutto perché hai deciso di fare alcuni interventi? È stata essenzialmente lavorata per quanto riguarda le plastiche. Vuoi dirmi che quando l'hai comprata, diciamo in queste parti qua, c'erano quelle bavette un po' di lavorazione? Essendo due gusci stampati Sì? e fusi insieme, su tutta la linea di saldatura c'era una leggera bava di lavorazione che quando uno poi la prende con le mani poteva Certo. dare fastidio più che ferire o altro. Carta vetrata bagnata è perfetta. Ok, poi quale altro intervento hai fatto? Sullo scatto Sì? e sulla stabilizzazione dell'aria. Ok, partiamo dal gruppo scatto adesso. Hanno utilizzato uno scatto di un'altra carabina dove è fatta da parti stampate e in quanto parti stampate tutti i metalli presentano delle leggere bave di lavorazione. Quindi il mio lavoro principale è stato pulire tutte le parti di scatto, lucidarle e smussare gli spigoli vivi. I piani di scatto non sono forgiati, Esatto. ma sono stampati, quindi anche come abbiamo spiegato prima per il calcio, nella parte in cui i due gusci vengono ad unirsi si formano delle bavette che poi sono quelle che provocano degli attrito. attriti. Unito poi a un grilletto comunque molto pesante, perché parliamo circa di 1,4 kg come peso di scatto originale. Ah, quindi è praticamente molto simile a una pistola a fuoco. Sì. E a quanto lei sei riuscito a portare con questi lavori? Modificando la molla, ricreandola con un filo leggermente più fine, parliamo da 1 millimetro, 1 millimetro e 1 che è l'originale, che non è proprio un filo calibrato, a un filo da 0,8 siamo riusciti a portarlo a circa 400-450 grammi di peso. Quindi praticamente hai meno che dimezzato il peso di scatto. Ok, hai fatto un altro upgrade, mettiamola così. Esatto. La cosa principale che tante carabine economiche forse necessitano, avendo provato su tutto il range di pressione dai 200 bar che è il limite del serbatoio fino agli 80 bar che è il limite in cui cominciava proprio a crollare la velocità, ho notato che c'era una grande differenza di velocità tra un tiro e l'altro, dai 7 ai 10 metri al secondo. Praticamente una diversa velocità di uscita del pellet significa un diverso punto di impatto, ovviamente, perché il pellet stesso ha una velocità differente e quindi significa che tutto questo è a discapito della precisione. Hai deciso di montare un regolatore di pressione della Altaros, ovvero sono quelli classificati plug and play. Si tratta essenzialmente di inserirlo all'interno del serbatoio, a portarlo a contatto con la valvola spillo per l'uscita dell'aria. Crea una piccola camera a pressione stabilizzata che è la pressione del regolatore. Questo è molto importante. Io ho già fatto tra l'altro un video dove ho spiegato la funzionalità dei regolatori di pressione sulla mia, addirittura che ne monto due. Se volete rivederlo vi linko in questo momento il video. Tu hai detto prima un regolatore di pressione plug and play. Cosa vuol dire plug and play? Lo spieghiamo velocemente. Significa che non serve forare il serbatoio, perché solitamente serve uno sfiato per far, diciamo, posizionare le molle a tazza in posizione di riposo. Questi regolatori Altaros invece vengono, diciamo, inseriti senza nessuna lavorazione che può alterare l'estetica della carabina, anche perché poi se in caso volessi rivenderla, diciamo, o comunque mantenere originale, dovresti cambiare il serbatoio, che comporta delle spese decisamente importanti. Quali sono stati i miglioramenti che hai notato? Siamo passati ad avere uno scarto di 2-3 metri al secondo da serbatoio pieno fino a circa 85 bar. Un gran bel risultato, 2 o 3 metri di scarto. Davanti hai modificato, diciamo così, il manometro per la lettura della pressione. Viene da un FX, stesso filetto, stesso diametro di quello originale, però presenta molte più tacche della pressione e una lettura decisamente più immediata. Diciamo, siamo portati dall'aspetto estetico, siamo andati al gruppo scatto, abbiamo visto la precisione attraverso il regolatore di pressione e la lettura facilitata attraverso il manometro. Andiamo nell'ultima parte delle tue ottimizzazioni e raccontaci di cosa hai fatto nella parte della canna. Durante il montaggio dell'ottica, la taratura, che avevo dei grossi problemi sull'allineamento. Ho scoperto purtroppo un problema sull'anello di rinforzo della canna, che purtroppo, essendo in plastica stampata sempre, quindi non era allineato all'altezza del castello, quindi forzava la canna in una posizione non naturale.
ho alesato il foro originale, la canna è diventata flottante a tutti gli effetti se io tocco la canna. Esatto. L'ho voluto lasciare per protezione meccanica in caso di colpi alla canna. Di urti, assolutamente. Il peso dello scatto, anche se ottimizzato, 400 grammi, 450 grammi, sono molto pesanti, possono portare comunque, soprattutto nei tiri in piedi, a strappare. Il grilletto e la sicura sono di materiale plastico, quindi non è alluminio e non è materiale metallico. Il caricamento, il bolt action, è un po' duro sicuramente, però l'innesto è abbastanza preciso. Lodevole anche questo meccanismo quasi magnetico che ti riporta giù il bolt action. Alcuni particolari in effetti potrebbero essere costruiti con materiali migliori, più pregiati, però ovviamente bisogna considerare anche il costo di tutto questo. Altri invece sono lodevoli, come anche questo vivo di volata. A chi piace il calcio in polimero poi si troverà sicuramente bene. Questo qua, la parte che appoggia la spalla, è regolabile, anche il grip è assicurato, soprattutto da queste guancettine nella parte posteriore e nella parte anteriore in gomma. Basta, come ha fatto Davide, un minimo di lavorazione per togliere via le bave e devo dire che è confortevole. Due caricatori, il primo fornito con la carabina è un caricatore da 10 colpi, mi sembra 8 colpi forse, che però non si può utilizzare per ragioni di sicurezza nei nostri sport, e qua invece vediamo un caricatore stampato fatto da Davide, monocolpo, quindi viene inserito dentro, viene inserito un singolo colpo alla volta. Un occhio di riguardo poi all'ottica che utilizza Davide: ha scelto una Discovery 312 illuminata, sistema di illuminazione, è un'ottica con la correzione del parallasse in frontale. In effetti questi qua sono i riferimenti che Davide utilizza per capire a che distanza c'è il bersaglio. Andremo poi ad analizzare in uno dei prossimi video tutte queste ottiche di fascia medio-bassa che possono permettere comunque di avere grandi soddisfazioni a piccolo prezzo. Non mi resta soltanto che andare a testare la carabina tua sulla nostra classica linea di tiro a 35 metri, che è la distanza massima per una depotenziata nel nostro sport. Prima di iniziare il test, allora, vediamo i pallini che utilizza Davide, i JSB, che sono quei pallini che performano un po' su tutte le canne, su tutte le carabine meglio di altre, e quindi andremo a fare il test con Exat, che sono la prima scelta di Davide. Mi hai detto, Davide, che questi qua, che sono gli Express, diciamo è un lotto nuovo che stai ancora testando, cercando di capire se effettivamente possono essere un vantaggio per la tua carabina. Finito il test, queste qua sono le due rosate, sono due rosate da 10 colpi ciascuna, fatte a 35 metri, che è, ricordo, la distanza massima nel nostro sport. Come potete vedere, ovviamente la rosata non è stretta come vi ho fatto abituare a vedere attraverso le carabine, diciamo, sicuramente più performanti. Cosa facciamo adesso? Andiamo a misurare il diametro e lo confrontiamo con il diametro della hit zone, che è di 4 cm dei nostri bersagli. Molto bene, allora il risultato di questo test è: nella prima rosata abbiamo 3,8 cm, nella seconda 3,4. Devo spezzare ovviamente una lancia a favore della fantastica gamma Willy Coyote. In questa rosata qua eravamo vicini a un range pressorio limite, è possibile che uno di questi due colpi sia anche il frutto di una pressione non troppo ottimale di esercizio, mentre questa qua è la rosata più indicativa delle performance di questa carabina. Tra borsa, ottica e carabina di circa 550 euro. È possibile, diciamo così, portarsi a casa una carabina, un'ottica ed avere già l'accesso ai nostri sport, field target, anti-field target, addirittura si può anche fare un po' di tiro di precisione, abbordabile per chi vuole provare, per chi vuole iniziare a capire se anche questo sport può essere davvero interessante. Conclusioni di questo video: con questa tipologia di carabina e con le ottimizzazioni che sei riuscito a fare, i risultati sono molto buoni. Ovviamente non stiamo parlando di carabine da 1500-2000 euro, ma è una carabina dove con poco sforzo economico, mettiamola così, c'è la possibilità di divertirsi anche tanto. Davide, io ti ringrazio per averci fatto conoscere la tua personalissima Gamma Coyote. Grazie per lo spazio. Se avete domande o altre curiosità su altre tipologie di carabine, scrivetemelo e cercheremo di esaudire i desideri. Ciao, buona serata.